Ritroviamo con piacere Antonio Conte alla vigilia della ripresa della stagione del campionato. Non giocheranno tutti, giocheremo noi perché abbiamo una partita in meno, si riparte con la Sampdoria. Quanta voglia c'è di ricominciare con questo che sarà un menù ricco, una gara ogni 3 giorni, mister? Sicuramente c'è voglia di riniziare, anche perché non fa mai piacere allenarsi solamente. I calciatori, tutti quanti abbiamo bisogno di gare ufficiali, di competizioni e quindi c'è da parte nostra tanta voglia. Abbiamo lavorato anche tanto per farci trovare pronti e per fare questo rush finale nel migliore dei modi. Abbiamo visto che il lavoro di questo periodo ti ha portato a una variazione, una variante tattica rispetto al 3-5-2 con cui abbiamo visto la tua Inter per tutti i mesi passati, cioè la posizione di Eriksen collocato in un 3-4-1-2. È servito anche a testare altre soluzioni che non abbiamo visto finora, ma che sai potranno tornarti utile in queste prossime partite? Ma sicuramente abbiamo sfruttato questo periodo per lavorare sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista fisico. Per quello che riguarda da un punto di vista tattico abbiamo cercato di lavorare per cercare di migliorare ancora di più ed avere diverse soluzioni in corso. Penso che Christian Eriksen è un giocatore adesso che si è totalmente ambientato, si è totalmente calato nella nostra realtà. Cerchiamo di trovare anche delle situazioni di gioco per cercare di esaltare le caratteristiche di tutti i calciatori che ci sono in rosa. E sono contento, ripeto, del lavoro che abbiamo fatto, perché abbiamo implementato le conoscenze che già c'erano e che erano state recepite nei 7 mesi di lavoro. Questo stop ci ha dato tempo per studiare, riflettere, migliorare alcune situazioni e devo dire che sono molto contento perché abbiamo lavorato bene e adesso abbiamo altre soluzioni. Ecco. 5 cambi, si sente con le porte chiuse tutto quello che dite. Da questo punto di vista avete lavorato anche su questi particolari, cioè 5 cambi sono 2 in più, è tanto, e il fatto che si senta tutto quello che viene detto è un altro tema che magari vi ha portato a fare dei ragionamenti, delle pensate, a parlare con i ragazzi, di fare un po' più di attenzione sotto questo punto di vista, perché col rumore certe cose spariscono, col silenzio si sentono e le sente l'arbitro anche e soprattutto più facilmente. Sì, anche se sinceramente per me è sempre molto difficile perché comunque sia col pubblico che in questo caso senza il pubblico cerco di avere un contatto, no, con i calciatori. Il fatto di 5 cambi è una nuova normativa e penso che sia anche giusto visto che ci stiamo apprestando a fare questo rush dove giocheremo ogni 3-4 giorni col caldo e non sarà semplice perché avremo bisogno di tutti quanti i componenti della rosa. Noi abbiamo lavorato anche sotto questo punto di vista, cercando in questo tempo di mischiare un pochettino tutti i calciatori, però ecco, sono molto sereno da questo punto di vista perché so che ognuno di loro nel proprio ruolo sa che cosa deve fare, se parte dall'inizio, se subentra, e quindi abbiamo anche lavorato sotto questo aspetto. Cosa cambia invece dal punto di vista della preparazione della giornata partita il fatto di giocare alle 21:45, che è un orario assolutamente inconsueto? Tante volte i tuoi ragazzi mi dicono quando si gioca già alle 20:45 la giornata è lunghissima, non vedo l'ora, vorrebbero tutti giocare prima, cioè la mattina ti svegli, fai colazione, vai allo stadio, giochi, questo è l'ottimo. 21:45 è veramente tanto in là, però si fa per le questioni del caldo, ma cosa cambia per voi dal punto di vista organizzativo? Da un punto di vista organizzativo devi essere molto bravo nel predisporre gli orari, no? Quando c'è la colazione, quando ci sarà il pranzo, quando ci sarà il break, anche perché cambieranno gli orari, quindi cercheremo anche di fare delle valutazioni da questo punto di vista.
Penso che giocando 13 partite in maniera così ravvicinata ogni 3-4 giorni sia giusto, ecco, far dormire i calciatori anche a casa, non dare portarli in ritiro significa portarli ogni giorno. Quindi anche all'estero utilizzano questo sistema, il fatto comunque di trovarsi al mattino e di mangiare insieme e poi andare al campo a giocare la partita. È una situazione, ripeto, una situazione nuova che comunque porterà delle modifiche che potranno essere importanti e potremo scoprire qualcosa di bello da continuare poi anche nel futuro. Senti, finché non si vedono un po' di partite non si capisce se, come Conte ha cambiato un modulo, altrettanto possono aver sfruttato questo periodo i tuoi colleghi per fare qualcosa di simile. Quindi hai pensato anche un po' con la testa di Ranieri che tipo di Sampdoria metterà contro di noi domani? Ma possiamo immaginare, nel senso che ogni allenatore cerca di prevedere, no? Un pochettino la formazione, che tipo di sistema di gioco andranno ad utilizzare, se c'è la possibilità di una variazione in corso durante la partita. Claudio è oltre ad essere un ottimo allenatore, quello che ha fatto con l'Eister è qualcosa di straordinario, è una grandissima persona, ho avuto anche il piacere di frequentarlo e tuttora lo frequento con la famiglia, quindi gli auguro il meglio a partire dalla prossima partita, ecco, dopo che giocheranno contro di noi. E dopo che giocheranno contro di noi saremo a pari partite tutti quanti, con un distacco dalla vetta che rimane importante. Non si parla mai di tabelle, di calcoli, eccetera, però io penso che nella tua testa ci sia comunque in un angolino la speranza che rallentino quelli davanti e noi si riesca invece ad accorciare, perché giocando ogni 3 giorni cambiano un po' determinati scenari. Ma noi la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo cercare di vincere la partita il recupero contro la Sampdoria. Vincendo la partita il recupero contro la Sampdoria significa andare a 6 punti, mancando 12 partite alla fine del campionato, non è che c'è un distacco abissale. Quindi, ripeto, abbiamo lavorato molto, molto bene, abbiamo lavorato anche in maniera intensa sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista fisico. Ho delle percezioni positive, poi è inevitabile che devono arrivare dal campo, però noi ci vogliamo giocare questo finale del campionato al massimo, senza avere alcuna preclusione e senza porci dei limiti. È inevitabile che i margini di errore per noi saranno di meno rispetto a chi ci precede davanti, però al tempo stesso c'è la voglia, c'è l'entusiasmo, c'è la passione. Ripeto, abbiamo lavorato veramente tanto proprio e penso che la squadra sia cresciuta ancora di più sotto tutti i punti di vista, quindi ho molta fiducia non solo per il presente ma anche per il futuro. Entusiasmo e passione, un'ultima cosa, caratterizza i tifosi del calcio, quelli dell'Inter ma anche quelli di altre squadre. Vuoi mandare un saluto a tutti, ai nostri e anche a quelli delle altre squadre che, come voi, hanno sofferto la mancanza del calcio in questo triste periodo? Sì, assolutamente, penso che continueranno ancora a soffrire, no, per un poco, perché è inevitabile che la mancanza di tifosi allo stadio l'avvertiamo e l'avvertiremo un pochettino tutti. Ci auguriamo quanto prima che questa gravissima situazione, questa pandemia sia debellata del tutto e che si possa tornare alla normalità, perché noi abbiamo bisogno del nostro tifoso, della gente che viene allo stadio. Il calcio ha bisogno del pubblico, quindi ci auguriamo quanto prima di riabbracciare i nostri tifosi dell'Inter. Grazie mister. Grazie a voi.